Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime di mercato e campo in casa Napoli, visto che parleremo anche della partita giocata ieri contro la Carrarese. Ma Thiago Gabriel, l'offerta del Napoli 20 milioni più contropartita tecnica, spunta un'idea per Foloruscio con un prestito con un eventuale obbligo di riscatto. E Esposito del Cagliari: voglio giocare a Napoli, è in rottura col club, andiamo a fare un attimo il punto della situazione insieme. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica, e se vi piace il video un bel like fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Prima di soffermarci sul match di ieri, andando a vedere anche le condizioni di Vergara, tra i migliori in campo ma uscito un tantino malconcio, partiamo dal calciomercato, perché secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe pronto a presentare un'offerta da 20 milioni di euro per assicurarsi Thiago Gabriel. La richiesta del Lecce però resta fissata intorno ai 30 milioni e per ridurre la distanza tra domanda e offerta il club azzurro starebbe valutando l'inserimento di una contropartita tecnica. L'elemento individuato per favorire la riuscita dell'operazione sarebbe Walid Khedira. L'attaccante marocchino conosce già l'ambiente giallorosso, avendo disputato gli ultimi 6 mesi della scorsa stagione con Eusebio Di Francesco, contribuendo in maniera significativa alla salvezza della squadra salentina. Una soluzione che potrebbe convincere il Lecce ad abbassare le proprie pretese economiche e avvicinare le parti per la chiusura dell'affare. Mi auguro che si acceleri in questa direzione, perché ne abbiamo già parlato, non c'è problema di liste, Thiago Gabriel è un under e dal punto di vista delle caratteristiche, per quanto mi riguarda, avendolo analizzato in lungo e in largo in video precedenti, farebbe le fortune di Allegri. Anche se ieri ho visto un Rafa Marin molto più pimpante, molto più sul pezzo tra i calciatori che si stanno provando e si stanno valutando in quel di Di Mauro e si valuteranno anche a Castel di Sangro, ma serve comunque un difensore. Detto questo, c'è una voce di mercato per quanto riguarda Foloruscio e poi passiamo a questa situazione in casa Cagliari con Esposito che vorrebbe giocare nel Napoli. Stando a quanto risulta la nostra redazione Calcio Napoli 24, questa è la notizia, il Monza ha manifestato grande interesse per il centrocampista Foloruscio. A spingere per il suo arrivo è il tecnico Ivan Juric, che già quando era all'Atalanta voleva prendere il centrocampista alle sue dipendenze. L'affare all'epoca era praticamente addirittura d'arrivo per 15 milioni, ma alla fine saltò perché ci fu l'infortunio di Scamacca che spinse il club di Percassi a fare altre valutazioni. Il Napoli valuta Foloruscio tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Il Monza potrebbe aprire ad un prestito che diventa obbligo di riscatto al maturare di alcuni obiettivi, tra cui anche la salvezza. Quindi si muove qualcosina in più per le cessioni, così come andiamo avanti su questa situazione di Thiago Gabriel, e mi auguro che il Napoli porti veramente a casa il difensore. Per quanto riguarda caos in casa Cagliari ed Esposito che vorrebbe giocare nel Napoli, Cagliari Today riferisce importanti aggiornamenti sul futuro di Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari, accostato in queste ore al Napoli dopo la rottura con il club sardo. Ricordiamo che è solo una notizia, perché poi Esposito rompe con il club sardo, accostato al Napoli, così come dicevano Anghissà non rideva alla presentazione della squadra, quindi obiettivo di mercato, è sul mercato. Dice, parliamo ovviamente al momento di chiacchiere, ma andiamo ad analizzare un attimo la situazione anche per quanto riguarda la rosa del Napoli. La tensione accumulata nelle ultime settimane è esplosa in modo rumoroso, trasformandosi in uno strappo che segna la fine dell'avventura dell'attaccante in terra sarda. Da domani il giocatore non si allenerà più con il resto del gruppo squadra. All'origine della decisione ci sarebbe la profonda delusione del calciatore e del suo entourage per le promesse non mantenute dalla società riguardo ad un adeguamento contrattuale. Il tecnico pisacano è stato già informato della scelta su indicazione del proprio agente. Esposito ha deciso di fermarsi e congelare ogni attività con i rossoblù. Che la situazione è un caos in casa Cagliari lo abbiamo anche visto da alcuni video. Pisacane a colloquio e comunque Esposito non si allenerà più con la squadra sarda. Esposito spinge per il Napoli, un fulmine a ciel sereno che accende istantaneamente le logiche di mercato, dove il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna rimane vigile alla finestra. Esposito ha messo in cima alle sue preferenze proprio la piazza partenopea, considerata il contesto ideale per compiere il definitivo salto di qualità e consacrarsi ad alti livelli. Piace al Napoli.
L'operazione con il Napoli è pronta ad entrare nel vivo non appena il club azzurro sbloccherà il proprio mercato in uscita nel reparto avanzato. Ovviamente l'eventuale affondo per accaparrarsi l'attaccante campano è subordinato alla cessione a titolo definitivo di uno tra Lucca e Lukaku. Anzi, io aggiungo, per una situazione liste devi cederli tutti e due, altrimenti Esposito, che comunque ha 24 anni, non risulta un under, faresti fatica a metterlo nelle liste. Qualora si liberi la casella nell'attacco di Allegri, Manna è pronto ad affondare il colpo per regalare il giovane talento alla causa azzurra. Si legge in conclusione. Io non vado ad analizzare le caratteristiche di Esposito del Cagliari, e tantomeno dobbiamo fare l'errore di dire un fratello è forte, allora è forte tutta la famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Però diciamo che Lucca lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto, ne ha parlato anche Allegri ieri per quanto riguarda le valutazioni. Ovviamente è stato anche fuori per infortuni alla caviglia, ieri comunque non ha avuto, diciamo, modo di poter valutare ancora di più l'attaccante. Dobbiamo fare chiarezza per quanto riguarda soprattutto Lukaku quando tornerà in ritiro. Si dice che comunque Lukaku e De Bruyne saranno alla festa del 1 agosto e quindi magari qualche chiacchiera e qualche situazione che si porta avanti la sentiremo anche lì dopo i festeggiamenti. Come è giusto che sia, mi auguro che il Napoli faccia chiarezza dal punto di vista dell'attacco, perché per ciò che abbiamo visto ieri in campo, Højlund sicuro deve mettere benzina nelle gambe, deve ritrovare lucidità, essendo comunque fisicamente un attaccante grosso, e quindi l'ha detto anche Allegri, lo sappiamo dal punto di vista atletico, più diciamo sei fisicamente grosso e più ti serve un tantino di tempo per tornare in forma. Però per come si è messo ieri il Napoli in campo, e così come l'abbiamo visto anche con l'Arezzo, al di là del risultato, ieri abbiamo vinto, con l'Arezzo hai perso, non sto qui a dire ieri hai visto, abbiamo vinto la partita, meno male, siamo ritornati, eccetera eccetera. Sono amichevoli e calcio di luglio. Però per quanto riguarda la fase di costruzione e il chiudere le linee che non abbiamo chiuso poi con l'Arezzo per quanto riguarda la ripartenza della squadra avversaria, sono stati fatti sicuramente passi avanti. Poi c'è da dire che è stato schierato un 11 diverso da quello che è partito contro l'Arezzo, con un Vergara che è stato sicuramente tra i migliori, schierato come mezzala, e mi auguro le ultime per quanto riguarda la condizione fisica, uscito con il ghiaccio sul ginocchio, non dovrebbero essere preoccupanti. Ma poi nei prossimi giorni, domani o dopodomani, sicuramente ne sapremo di più per le condizioni di Vergara. Piace a me il calciatore, ovviamente l'ho già detto in altri contenuti, poi starà ad Allegri metterlo in condizioni di agire alla grande per quanto riguarda la situazione di mezzala, perché io lo vedevo più un trequartista dietro la punta. Vergara però è uno di quei calciatori in casa Napoli che può accendersi all'improvviso, ha il dribbling comunque molto facile, quindi può saltare l'uomo e creare quelle superiorità numeriche che ti servono contro squadre arroccate e chiuse, così come è stato ieri ovviamente contro la Carrarese. Mi è piaciuta molto l'azione che porta al primo gol, e non dobbiamo sicuramente battezzarla come una cosa a caso. Il lancio che arriva sulla sinistra, Stoppi, si inserisce la mezzala, che in questo caso Vergara mette subito al centro e Højlund si trova sul secondo palo. È una cosa studiata ed è una cosa che funziona fatta bene quando vai diciamo a creare densità su una fascia per poi cambiare gioco dall'altra parte e ti ritrovi comunque campo libero per poter impostare l'azione offensiva. Arriva anche il secondo gol su calcio di rigore, lo segna Giovane, ma è Vergara anche lì molto scaltro a mettersi davanti al difensore e trovare il contatto poi per la massima punizione. Viene trasformata, la partita finisce 2-0 con un Napoli che comunque ha sofferto molto ma molto poco, o diciamo non ha sofferto come hai sofferto contro l'Arezzo. Le preparazioni sono così: 24-48 ore possono fare tutta la differenza del mondo per quanto riguarda le gambe e la lucidità, quindi andremo sicuramente sempre meglio. Poi arriveranno le amichevoli, tra virgolette, che contano per quanto riguarda il valore dell'avversario, che si alza in quel di agosto e durante il ritiro di Castel di Sangro. Speriamo che per Castel di Sangro riusciamo quantomeno
a delineare questa situazione in difesa e magari avere l'ufficialità, ci auguriamo, di Thiago Gabriel al Napoli, senza andare a fare poi discorsi. Prendiamo Solé, addirittura giornali che richiamiamo Juan Jesus, il Napoli manna telefono ad Elmas. Sono tutti calciatori che, anche se ci sono stati i contatti e diamo per buona la notizia, benissimo, sono stati contattati, devi fare spazio in lista e devi creare, diciamo, i presupposti per poterli poi tenere in rosa, quindi la vedo un tantino difficile, così come quella situazione che abbiamo letto negli ultimi giorni, Kim potrebbe tornare a Napoli in prestito dal Bayern, eccetera, eccetera, è un'operazione che sicuramente richiederebbe più tempo per quanto riguarda trovare la quadra sull'ingaggio, lo pago io, lo paghi tu, pago io il 50%, poi vediamo, in prestito e quant'altro. Invece, diciamo, se vuoi affondare per Thiago Gabriel, cash alla mano più la contropartita, così come abbiamo letto nella notizia a inizio video, sarebbe non più semplice, perché non c'è niente di semplice nelle situazioni di mercato e né tantomeno sul campo, però molto probabilmente è una cosa che potrebbe andare avanti con più facilità rispetto ad un prestito di Kim dal Bayern Monaco. Poi potremmo star qui a parlare ore e ore a dire ma Kim potrebbe far meglio di Thiago Gabriel. A me il difensore del Lecce non dispiace assolutamente per il presente ma anche per il futuro, essendo molto ma molto giovane, e sono contento comunque. Dal match di ieri emerge un Napoli che si riversa nella metà campo avversaria, che cerca di fare la partita, che predilige il possesso palla, anche se dobbiamo comunque prenderla con le pinze, l'amichevole di ieri ma anche le prossime che arriveranno, perché poi in base all'avversario, alla competizione e al peso del match che andrà a giocare poi in partite ufficiali tra Serie A, Champions, Coppa Italia, che sia, devi comunque valutare a partita in corso come si è messa la partita, come stai, se sei sopra devi gestire un tantino, non è che ti riversi per tutti i 90 minuti nella metà campo avversaria, arrivando poi al 45esimo, al 50esimo, al 60esimo che non ne è più, e devi dare comunque per forza campo all'avversario, che poi può ferirti con te che sei un tantino sulle gambe. Ma per quanto riguarda la gestione del match io non ho assolutamente nessun dubbio. Massimiliano Allegri l'ha sempre fatto molto ma molto bene, anche se si vuol dire no, non giochiamo a calcio, non giocheremo a calcio, gestiremo le partite l'1-0, il cortomuso, eccetera eccetera. Dobbiamo fare una considerazione fondamentale e chiudo: Magnanelli sta curando comunque la situazione tattica in campo per quanto riguarda il Napoli. È sicuramente Allegri l'allenatore, ma c'è comunque lo staff che lavora in simbiosi con l'allenatore dal punto di vista della proposta di gioco, cercando di sfruttare tutte le caratteristiche che la rosa ha, potendo poi far male all'avversario il più possibile. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!